Che dici, Fabio? No, non dico niente. Ragazzi, siamo sinceri, questa Telecaster da 3.500 euro circa ha scatenato commenti e dubbi di ogni tipo. Ma oggi le parole le lasciamo fuori dallo studio perché porterò questa chitarra da Fabio Cotta, il mio lutaio di fiducia, uno che non si fa abbagliare neanche dal logo Fender. E con la scusa del setup capiremo se questi 3.500 euro sono reali oppure se è solo marketing. Ma prima di partire scrivete subito qui sotto, secondo voi è oro o fuffa? Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e chi mi segue da tempo si ricorderà della mia recensione di questa Fender Telecaster in occasione del lancio mondiale della serie Ultralux Vintage. Se non l'avete visto vi lascio il link in descrizione. Quando vedrete cosa si nasconde sotto una Telecaster da 3.500 euro capirete se davvero Fender ci sta vendendo aria fritta o se il prezzo è davvero giustificato. Prendiamo quindi la chitarra e partiamo. Telecaster Ultralux Vintage è una chitarra che racchiude il meglio delle specifiche vintage e moderne dal punto di vista proprio costruttivo. Ho detto chiamo Fabio, ti dico solo che un mio conoscente molto tempo fa gli dissi: ma com'è Fabio Cotta? Fabio Cotta è Dio. Fa delle chitarre da paura, bellissime, anzi ne ho recensita una sul canale. Arrivati. Buongiorno! Arriviamo nel laboratorio di Fabio Cotta e nei primi 30 secondi succede qualcosa che io non mi aspettavo. Fabio alza un sopracciglio e con una risatina velata mi fa: Che dici, Fabio? No, non dico niente. Stavo a pensare al caffè. Vai, caffè, giusto? non dico niente. Ragazzi, quando un lutaio professionista esamina una chitarra i suoi occhi vedono dei dettagli che la maggior parte di noi non noterebbe mai. Fabio inizia dalla finitura Nitro Heirloom che dovrebbe dare quell'aspetto invecchiato tipico delle chitarre vintage. Sicuramente si presenta vintage, una chitarra diciamo così dal carattere invecchiato, questo sicuramente. Poi adesso piano piano andremo a vedere tutte le particolarità di questo strumento. La nitrocellulosa infatti permette al legno di respirare meglio rispetto alle vernici poliuretaniche, influenzando quindi il sustain e la risonanza. Ma c'è un particolare estetico che secondo il suo gusto potrebbe essere migliorato. Su questo tipo di chitarra io ci avrei messo un altro ponte, insomma, ci avrei messo un ponte vintage. È una questione, diciamo così, estetica relativa al periodo al quale si ispira. Adesso facciamo il setup e poi traiamo le conclusioni. Vai! Quando controlliamo l'action delle corde, Fabio misura la distanza tra le corde e la tastiera e arriva alla prima sorpresa. A una prima verifica dell'action, diciamo che le corde sono alte. Fabio quindi inizia a regolare il truss rod e mi spiega dal suo punto di vista che cosa potrebbe essere successo. E ho riscontrato che l'anima del manico va attirata, però questo non è un indice di così, diciamo, di mancanza di attenzione. Potrebbe anche essere partita bene in origine e poi durante il viaggio con i cambiamenti di temperatura e umidità il manico si è allentato un po'. Quando intendo che il manico si è allentato non è che si allenta da solo, no, però è per effetto delle temperature e dell'umidità che praticamente si genera l'equivalente di una variazione di tensione del truss rod. Tutto qui. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un liutaio e tiratelo sul pulsante mi piace, doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale, mai! Una volta registrata la tensione del truss rod, ho verificato l'altezza delle corde e devo dire che c'è una corrispondenza abbastanza corretta dell'action. Quindi è uscita di fabbrica setappata correttamente. Probabilmente è uscita di fabbrica setappata bene, sì. Passiamo al manico e alla tastiera. Il raggio compound è una delle lavorazioni più complesse che esistano nella costruzione di una chitarra. Al capotasto infatti abbiamo i 10 pollici che danno quella sensazione vintage che è comodissima per suonare gli accordi, i riff, mentre salendo verso i tasti acuti la tastiera si appiattisce gradualmente fino a 14 pollici che rendono le tecniche soliste più fluide e più precise. E Fabio mi spiega che realizzare questa transizione richiede lavorazioni CNC molto precise e più passaggi
passaggi di controllo qualità durante la produzione. Il manico Nacero con tastiera in palissandro nasconde poi altri dettagli tecnici. Fabio conferma subito che questi tasti sono in acciaio inossidabile medium jumbo, molto più resistenti all'usura rispetto ai tasti tradizionali, ma mi fa notare un particolare a cui non avevo mai pensato. A riguardo dei tasti, devo dire che sono ben piantati, c'è una buona precisione. A livello di bordi pure sono fatti molto bene, la chitarra è proprio comoda. Posso fare un paragone con i miei manici. Prendiamo questo, ad esempio. Devo dire che i miei bordi sono un pelino più presenti, ma questo non perché sia un difetto, è perché io lascio un angolo diverso, che quando magari si fanno degli hammer-on o dei pull-off sul miccantino ci sono meno rischi che sfugge la corda. Però questo non vuol dire che la Fender non va bene. Diciamo che io ho un po' più di margine rispetto alla Fender, tutto qui. Vediamo la chitarra che sta facendo Fabio. Wow. Bellissima. Che può fare? Concorrenza alla Ultralux Vintage. Passiamo al manico e Fabio mi spiega che l'acero dà brillantezza al suono mentre il palissandro aggiunge del calore nelle frequenze medie. Riconosce subito che il capotasto è il classico Tusk che è tagliato millimetricamente e se fosse anche solo mezzo millimetro fuori posto avremmo avuto dei problemi di accordatura. Ma così non è. Dopo aver misurato la curvatura della tastiera scopriamo che il passaggio da 10 a 14 pollici è perfettamente uniforme, senza salti o irregolarità. Ogni tasto segue perfettamente la curva prevista e questo livello di precisione costa tempo e denaro. Decido quindi di provare subito la chitarra ancora prima di cambiare le corde. Aumentato del manico è ora molto più comodo. La mano scivola lungo il manico senza resistenza e il pollice trova naturalmente la sua posizione, come se il manico si adattasse naturalmente alla mia mano. Bellissima. Ti piace i pick-up? Sì, sono belli. Più comodo, no? Assolutamente. Fabio poi rimette la chitarra sul tavolo e inizia a cambiare le corde. Le meccaniche autobloccanti Fender Deluxe hanno un meccanismo interno che blocca automaticamente la corda e costano molto di più rispetto alle meccaniche tradizionali. E ora capisco perché il prezzo sale così tanto per il manico. Il compound è perfetto, i tasti in acciaio inossidabile, le meccaniche autobloccanti e il capotasto Tusk sono componenti che trasformano completamente l'esperienza di suono. Ma il manico, ragazzi, è solo una parte della storia. Poi aggiunge con un sorriso misterioso che per capire se vale davvero questi 3.500 euro circa, dobbiamo misurare quello che non si vede a occhio nudo. Dobbiamo vedere cosa si nasconde davvero dentro il corpo di questa Telecaster. Smontiamo il manico e vediamo come è fatto il corpo in Ontano Premium. Adesso smonto il manico. Questa è un'operazione che non dovete mai fare da soli, mai. Rivolgetevi sempre a un professionista. C'è una data di costruzione, numero di serie. Quindi corpo Halder, 3 pezzi. corpo in 3 pezzi. Ma prima di rimontare le corde Fabio decide di lubrificare la tastiera. Che male non fa! Diamo una lubrificata alla tastiera, ci mettiamo un goccino di olio al limone, poco olio, non troppo, e poi iniziamo il montaggio delle corde. Accordiamo la chitarra e dopo 10 minuti di bending estremi controlliamo di nuovo, è ancora perfettamente accordata. Una rapida regolazione alle ottave. Perfetta. E poi passiamo alla regolazione dei pick-up. Fabio poi prende il cacciavite e inizia a rimuovere le viti della piastra per esaminare il cablaggio e quello che vediamo sotto ci lascia entrambi a bocca aperta. Pieno. Pieno di roba. Saldature. No, vabbè, sono fatte abbastanza bene. Questa non mi fa impazzire. Ragazzi, lo Switch S1 merita un'analisi particolare. Quando premi il pulsante, infatti, si attiva una connessione in serie fra i due pick-up. Lo testiamo più volte e la differenza sonora è evidente. Quando è in serie, infatti, il suono diventa più corposo, più potente ed è perfetto per degli assoli distorti. Ragazzi, questo non è marketing, è una funzione utile che raddoppia davvero le possibilità sonore di questa chitarra. Ma siamo consapevoli che non a tutti può piacere e naturalmente anche questa scelta influisce sul costo finale.
Fabio controlla il Ponte, che è un Fender americano a 6 sellette in ottone cromato, e conferma che le sellette in ottone sono di qualità eccellente. Ma a livello di lavorazione di estetica, cosa ne pensa un professionista come Fabio? Due parole da spendere su, diciamo così, le lavorazioni di questa chitarra sono sicuramente il binding, un upgrade estetico, mentre invece se vediamo la parte dietro c'è sicuramente il belly cut, comodo quando si appoggia la chitarra addosso, e anche questa parte smussata, sicuramente è apprezzabile la comodità. Ora ragazzi, però è arrivato il momento della prova definitiva, dopo un setup professionale. Come suona davvero questa Telecaster Ultralux Vintage? Dopo 2 ore di test arriviamo al verdetto finale. Volendo dare una conclusione a questa verifica, è una chitarra sicuramente non per tutti, insomma è un modello esclusivo con delle determinate caratteristiche che però, diciamo così, se uno volesse farne a meno, che ne so, della meccanica bloccante, che magari su una chitarra con ponte fisso è molto necessario. Non vogliamo la verniciatura nitro, il trattamento che è stato fatto, diciamo così, per l'invecchiamento, per opacizzare la vernice, e magari non ci interessa questo circuito moderno che è stato applicato su questa chitarra. I tasti in acciaio, che magari c'è chi piacciono e c'è chi non piacciono, magari si può scendere di livello e spendere meno su un altro modello di Telecaster. Lo strumento non ha difetti, non è stato riscontrato niente di rilevante. Una volta eseguito il setup, la chitarra è in completo ordine. Ringrazio tantissimo Fabio per il lavoro fatto e per aver detto la sua opinione onesta su questa chitarra. Da musicista non posso che confermare la mia ottima esperienza con questa Ultralux Vintage. Per me vale davvero il costo di 3.500 euro circa. Se però voi avete un budget minore o non vi interessa il connubio tra vintage e moderno, ovviamente esistono tante altre alternative nella fascia inferiore, come ad esempio la serie Ultra 2 o l'American Vintage 2, che offrono buona parte delle prestazioni per molto meno. Ok ragazzi, ora sia io che Fabio abbiamo detto la nostra, ora tocca a voi. Vale davvero 3.500 euro oppure la fiera del marketing vi ha convinto poco? Fatemi sapere nei commenti da che parte state, senza pietà come sempre, e se volete vedere questa Telecaster contro la mia 52 reissue o contro una chitarra ben più economica, scrivetelo qui sotto. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica! Fabio, però prima del setup che dici? Prima del setup, caffè. Che dici Fabio? No, non dico niente. Stavo a pensare al caffè. Vai, caffè, giusto. Qua ci metti Fabio, Acqua Sant'Anna. perché è quella con il minor residuo fisso, giusto? Esatto. Ne so qualcosa, non è una pubblicità all'acqua Sant'Anna, però se avete una macchinetta metteteci quest'acqua, altrimenti avrete problemi di calcio, giusto? Sì, esatto. Girato comunque. Andava girato? Sì, no, pure se uno non ci mette lo zucchero va girato. È bollente.